Lezione 1. Informazioni sul volo. Sai qual è la data o il volo in partenza da qui? Diamo un'occhiata al monitor lì per trovare le informazioni più recenti. Sembra un buon piano, voglio assicurarmi che siamo sulla strada giusta. Assolutamente. È sempre meglio ricontrollare i dettagli del volo. Inoltre, aiuta ad evitare sorprese dell'ultimo minuto in aeroporto. Sì, e mi sentirò più a mio agio una volta che avremo confermato tutto. Esatto. Conoscere i dettagli del nostro volo ci aiuterà a pianificare il resto della giornata. E possiamo rilassarci di più sapendo che siamo preparati. È vero, essere organizzati riduce lo stress durante il viaggio. Lezione 2. Preferenze per il taglio di capelli. Come desidera il suo taglio di capelli, signore? Corto ai lati, non troppo largo dietro. Sembra uno stile classico, ordinato e facile da mantenere. Esatto. Preferisco qualcosa che sia bello esteticamente, ma senza troppi fronzoli. Capisco, a volte la semplicità è la scelta migliore. Inoltre, è importante avere un taglio di capelli che si adatti alla forma del viso. Assolutamente. Un buon taglio di capelli può aumentare enormemente la tua autostima. Ecco perché mi prendo sempre il tempo necessario per scegliere uno stile. Ed è fantastico che tu sappia cosa vuoi. Grazie. Credo che la comunicazione sia fondamentale con gli stilisti. Lezione 3. Trovare un orologio. Mi scusi, può aiutarmi a trovare un orologio? Certo. Che stile stai cercando? Mi interessa qualcosa di classico ma elegante, magari con un cinturino in pelle. Sembra un modello senza tempo. I cinturini in pelle sono sempre di moda. Esatto. Possono completare sia gli outfit casual che quelli formali. Sono d'accordo, è versatile, il che lo rende un ottimo investimento. Inoltre, voglio qualcosa di durevole che duri per anni. Intelligente, la qualità è importante tanto quanto lo stile. Vediamo quali opzioni possiamo trovare che soddisfano questi criteri. Lezione 4. La vita si mette in mezzo. A volte la vita si mette di mezzo, capisco perfettamente che può essere una sfida. Sì, è facile lasciarsi sopraffare da tutto ciò che accade intorno a noi. E quando ciò accade, è importante dare priorità a ciò che conta davvero. Esatto, si tratta di trovare un equilibrio che funzioni per te. A volte è necessario fare un passo indietro per ritrovare la prospettiva. Sono d'accordo. Abbiamo tutti bisogno di tempo per riflettere e ricaricarci. E va bene chiedere aiuto quando la situazione diventa troppo grave. Assolutamente. Il sostegno degli altri può fare una differenza significativa. Insieme possiamo affrontare gli alti e bassi della vita in modo più efficace. Lezione 5. Relazioni con i clienti. Le relazioni con i clienti sono esattamente ciò che dovremmo monitorare costantemente per garantirne la soddisfazione. È vero, mantenere relazioni solide può portare a fidelizzazione e fidelizzazione. Esatto. Non si tratta solo di concludere una vendita, si tratta di costruire un rapporto di fiducia con i clienti. Esatto. Interagire con loro e rispondere alle loro esigenze è fondamentale per il successo a lungo termine.
AI feedback è essenziale, ci aiuta a comprendere le loro esperienze e a migliorare i nostri servizi. Assolutamente. Controllare regolarmente dimostra che ci interessa la loro opinione. Per non parlare del fatto che può far emergere opportunità per nuovi prodotti o servizi. Sì, mantenere i nostri clienti soddisfatti dovrebbe essere sempre una priorità assoluta. Insieme possiamo creare un ambiente positivo che favorisca relazioni solide. Lezione 6. Analisi del problema. Ti è piaciuto? Assolutamente, la tua analisi del problema è stata illuminante. Grazie. Ho cercato di considerare tutti gli aspetti per offrire una visione completa. Si è visto sicuramente e ho apprezzato la profondità del tuo ragionamento. Penso che sia importante approfondire per comprenderne appieno le implicazioni. Sì, e i tuoi punti hanno dato vita ad alcune discussioni interessanti. Sono felice di sentirlo. È dalle discussioni che impariamo di più. Esatto. Condividere punti di vista diversi arricchisce la nostra comprensione. Non vedo l'ora di sentire altri tuoi pensieri la prossima volta. Lo stesso. Continuiamo ad analizzare e imparare insieme. Lezione 7. Routine in palestra. Ho fatto un po' di cardio e sollevamento pesi. Tu quanto spesso vai in palestra? Cerco di andare in palestra almeno 3 volte a settimana per mantenermi in forma. Fantastico, la costanza è la chiave per vedere i risultati. Esatto. È anche importante variare la routine per mantenere le cose interessanti. Sono d'accordo. Anche a me piace alternare allenamento cardio e allenamento di forza. Aiuta a far lavorare diversi gruppi muscolari e a evitare la noia. Inoltre, è motivante vedere i progressi nel tempo. È vero, fissare degli obiettivi può davvero aiutarti a rimanere concentrato. Sfidiamoci a vicenda a impegnarci per raggiungere i nostri obiettivi di fitness. Lezione 8. Costi e coupon. D'accordo, il costo totale è stato ragionevole, ho utilizzato alcuni coupon per risparmiare qualche soldo. Fantastico! I coupon possono davvero aiutarti a far fruttare al meglio il tuo budget. Assolutamente. Cerco sempre offerte prima di acquistare. È un approccio intelligente. Ogni piccolo aiuto è prezioso nel lungo periodo. Ed è gratificante trovare una buona offerta dopo aver cercato un po'. Certo, rende l'esperienza di acquisto ancora più gratificante. Inoltre, ci consente di spendere un po' di più per altre cose. Esatto, risparmiare apre nuove opportunità per esperienze divertenti. Continuiamo a condividere consigli su come risparmiare, è vantaggioso per entrambi. Lezione 9. Soluzioni pacifiche. È fondamentale che i governi ascoltino i loro cittadini e trovino soluzioni pacifiche. Sono pienamente d'accordo. Il dialogo è essenziale per il progresso della società. Senza comunicazione, le incomprensioni possono portare ai conflitti. Esatto. È importante promuovere una cultura di rispetto e comprensione. E quando le persone si sentono ascoltate, sono più propense a collaborare. Sì, le soluzioni collaborative possono creare una comunità più forte.
Sosteniamo che si possano tenere discussioni più aperte sulle questioni importanti. Sono completamente d'accordo. Il cambiamento inizia con la nostra proattività. Insieme possiamo incoraggiare gli altri a intraprendere conversazioni significative. Lezione 10. Trasferimento dati. Con l'avvento della tecnologia, la necessità di trasferire dati da un computer all'altro è diventata una preoccupazione significativa. Sì, è essenziale per l'efficienza, soprattutto in un mondo che fa largo uso della comunicazione digitale. Esatto. Garantire che i dati vengano trasferiti in modo sicuro è fondamentale per proteggere le informazioni sensibili. Sono d'accordo. La crittografia svolge un ruolo fondamentale nel proteggere i nostri dati durante i trasferimenti. Inoltre, nel corso degli anni la velocità di trasferimento dei dati è notevolmente migliorata, il che rappresenta un enorme vantaggio. È impressionante come la tecnologia si sia evoluta per soddisfare le esigenze della nostra vita frenetica. Grazie a innovazioni come l'archiviazione su cloud, condividere file è diventato più facile che mai. Sì, e dobbiamo rimanere vigili sulle misure di sicurezza che utilizziamo per proteggere i nostri dati. Restiamo aggiornati sulle ultime tecnologie per garantire il trasferimento dei dati in modo sicuro ed efficiente. Lezione 11. Allenamento della forza. Integri anche l'allenamento della forza nella tua routine? Assolutamente. L'allenamento di forza è una parte fondamentale del mio programma di fitness, perché aiuta a sviluppare la massa muscolare e a migliorare la forza generale. Ha senso, ho notato una differenza significativa nelle mie prestazioni da quando ho iniziato a includerlo. Esatto. Non solo migliora le capacità fisiche, ma accelera anche il metabolismo. Sono d'accordo. Inoltre, è stimolante vedere progressi nel sollevamento pesi nel tempo. Assolutamente. Stabilire record personali può essere incredibilmente motivante. Ed è importante bilanciare sia l'allenamento cardio che quello di forza per un approccio completo. Sì, combinarli rende gli allenamenti interessanti e ne massimizza i benefici. Mi sento motivato a continuare a superare i miei limiti e a migliorare ulteriormente la mia forza. Lezione 12. Ginocchia deboli. Alcune persone hanno la sensazione di avere le ginocchia deboli e le gambe come se fossero di gomma. È preoccupante. Può essere piuttosto limitante per chi vuole mantenersi attivo. Esatto. È importante affrontare qualsiasi disagio per mantenere uno stile di vita sano. E spesso gli esercizi di rafforzamento possono aiutare ad alleviare questa sensazione di debolezza. Sì, anche la terapia fisica può fornire preziose strategie di miglioramento. Ho sentito dire che anche le giuste routine di riscaldamento e defaticamento sono essenziali. Assolutamente sì. Aiutano a preparare muscoli e articolazioni all'attività. È affascinante quanto il nostro corpo abbia bisogno di cure e attenzioni per funzionare correttamente. Insieme possiamo incoraggiare gli altri a essere proattivi riguardo alla propria salute e forma fisica. Lezione 13. Dipingere murales. Non vedo l'ora di iniziare. Hai qualche consiglio su come dipingere i murales? Assolutamente. La preparazione è fondamentale. Assicuratevi di scegliere i materiali giusti per la superficie. Sembra importante. Voglio che il mio murale abbia un aspetto vivace e duri a lungo. Esatto. Usare vernici di alta qualità farà una differenza significativa nel risultato. Lo terrò a mente.
Qualche consiglio su come abbozzare il progetto in anticipo? Sì, creare uno schizzo dettagliato aiuta a visualizzare il risultato finale e guida il tuo dipinto. Ottima idea! Farò pratica con gli schizzi per assicurarmi che tutto sia perfetto. E non dimenticare di fare delle pause. Dipingere può essere piuttosto impegnativo a livello fisico. Grazie per i consigli. Non vedo l'ora di dare vita alla mia idea per il murale. Lezione 14. Ricetta deliziosa. Che delizia! Hai una ricetta? Sì, posso condividerlo con te più tardi. È uno dei miei piatti preferiti da preparare. Sembra fantastico. Mi piacerebbe molto provare a farli io stesso. Assolutamente. Ti scrivo tutti gli ingredienti e i passaggi. Perfetto. Cucinare a casa è sempre più soddisfacente che mangiare cibo da asporto. Sono d'accordo. Inoltre, ti permette di personalizzare i gusti a tuo piacimento. Non vedo l'ora di stupire i miei amici con questo nuovo piatto. Rimarranno sicuramente colpiti. È sempre un successo alle riunioni. Grazie per la condivisione, non vedo l'ora di iniziare. Lezione 15. Raccolta di suggerimenti. Ottima idea. Possiamo raccogliere tutti i suggerimenti e decidere insieme. Assolutamente. È sempre meglio avere il contributo di tutti i soggetti coinvolti. Sì. Rende la decisione finale più inclusiva. Sono d'accordo. Inoltre, potremmo scoprire opzioni che non avevamo considerato. Esatto. Creiamo un documento condiviso in modo che tutti possano contribuire con le proprie riflessioni. È un approccio intelligente. Manterrà tutto organizzato. Una volta che avremo ricevuto tutti i suggerimenti, potremo discuterne nel nostro prossimo incontro. Perfetto! Non vedo l'ora di vedere cosa si inventeranno tutti. Anch'io. Sarà interessante esplorare insieme diverse idee. Lezione 16. Tirala su di morale. Pensavo che sarebbe bastato piantare delle rose per tirarla su di morale quando era malata. È un gesto davvero premuroso. I fiori possono davvero rallegrare la giornata di qualcuno. Esatto. Volevo dimostrarle che ci tengo a lei e che non è sola in questa situazione. È meraviglioso come i fiori riescano a comunicare così tanto senza dire una parola. Sì, e ho scelto le rose perché simboleggiano l'amore e la speranza. Perfetto! Hanno un modo di risollevare il morale e strappare un sorriso. Spero che lei senta il calore e il sostegno di questo piccolo gesto di gentilezza. Sono certa che lo farà. È il pensiero che conta, e tu ci hai messo tutto il cuore. Grazie. Voglio solo che sappia che la teniamo cara in questo momento difficile. Lezione 17. Monte Maestà. Sapevi che la montagna che si erge fiera a 20.320 piedi sopra il livello del mare è una delle più alte del mondo? Assolutamente, è mozzafiato pensare a quanto sia alto. La vista dalla cima deve essere spettacolare. Immagina di stare lì, di guardare le nuvole e di sentirti come se fossi in cima al mondo. Sembra esaltante, ma mi chiedo quanto possa essere impegnativa l'escursione per raggiungere tali altezze. Deve richiedere molta preparazione e resistenza, per non parlare dell'attrezzatura giusta per la sicurezza.
Posso solo immaginare il senso di realizzazione che si prova una volta raggiunta la vetta dopo un viaggio così faticoso. In più, la fauna selvatica e gli ecosistemi unici che si trovano ad altitudini elevate rendono l'esperienza ancora più avventurosa. Sì, e l'aria lassù è così rarefatta. È affascinante come la vita si adatti a condizioni così estreme. Mi piacerebbe tanto provare quest'esperienza un giorno, provare l'emozione di conquistare una vetta così maestosa. Lezione 18. Gita al supermercato. Quanto è comodo avere il supermercato proprio dietro l'angolo. Fare la spesa è molto più facile. Sono completamente d'accordo. Ho intenzione di andarci oggi per comprare alcune cose essenziali per la settimana. Sembra una buona idea. Quali articoli ci sono nella tua lista della spesa? Ho bisogno di comprare un po' di frutta, verdura e magari anche qualche spuntino per il fine settimana. Gli spuntini sono essenziali. Spesso prendo patatine e salsa per le serate cinema. Esatto. Inoltre, mi piace esplorare nuovi prodotti mentre sono lì. A volte si scoprono tesori nascosti. Oh, certo. Hai provato quelle nuove acque frizzanti aromatizzate? Sono rinfrescanti e buone. Non l'ho ancora fatto, ma li terrò d'occhio. È sempre bello provare qualcosa di nuovo. Se vuoi, posso unirmi a te. Fare shopping in compagnia è sempre più divertente. Lezione 19. Avventura alle Hawaii. Oh, le Hawaii sembrano fantastiche. Le spiagge, la cultura e i paesaggi mozzafiato le rendono una destinazione da sogno. Lo so, vero? Quali attività pensi che potremmo fare lì? Potremmo fare snorkeling nelle acque cristalline ed esplorare la vivace vita marina che si nasconde sotto la superficie. Sarebbe incredibile. Ho sempre desiderato nuotare con i pesci tropicali e vedere le barriere coralline da vicino. E non dimentichiamo l'escursionismo. I sentieri conducono ad alcune cascate mozzafiato e a punti panoramici. Sì, ho visto le foto di quelle cascate. Sembrano il paradiso. In più, potremmo partecipare a un tradizionale luau per scoprire la cultura e la cucina locale. Sembra il modo perfetto per immergerci nello spirito hawaiano. Riesco già a immaginarci mentre ci godiamo il tramonto sulla spiaggia dopo una giornata piena di avventure. Lezione 20. Opzioni convenienti. Cerco qualcosa di più conveniente per il progetto. Sono aperto a tutte le opzioni, purché rientrino nel nostro budget. Sembra ragionevole. Possiamo esplorare diverse soluzioni insieme. Sì, a volte soluzioni meno costose possono essere altrettanto efficaci. Esatto. Facciamo un brainstorming su alcune alternative che si adattino alle nostre esigenze. Ottima idea! Possiamo fare ricerche e confrontare i prezzi. Cercherò online eventuali offerte che potrebbero aiutarci a risparmiare. Perfetto! E possiamo anche chiedere consigli ad altri. Sono sicuro che troveremo qualcosa che fa al caso nostro. Lezione 21. Conservazione delle foreste. L'aria che respiriamo è fondamentale e la salvaguardia delle foreste gioca un ruolo fondamentale nel suo mantenimento. Assolutamente! Un altro motivo per preservare le foreste è quello di preservare molte specie diverse di piante e animali. Sì, è affascinante come la biodiversità delle foreste contribuisca alla salute generale del nostro pianeta. È proprio così.
Ogni specie ha un suo ruolo nell'ecosistema e la perdita di una può avere un effetto a catena. Esatto, e le foreste agiscono come filtri naturali dell'aria, assorbendo anidride carbonica e rilasciando ossigeno. Ecco perché è fondamentale educare le persone sull'importanza degli sforzi di conservazione. Sono completamente d'accordo, ogni piccola azione conta quando si tratta di proteggere il nostro ambiente. Insieme possiamo ispirare gli altri ad apprezzare e proteggere la bellezza naturale che ci circonda. A proposito, dovremmo organizzare un viaggio in un parco nazionale per ammirare questa bellezza in prima persona. Lezione 22. Prenotare un hotel. Devo prenotare una camera d'albergo per il mio prossimo viaggio e voglio essere sicuro che sia confortevole. Certo. Quante notti rimarrai e che tipo di servizi preferisci? Starò lì per 3 notti e mi piacerebbe molto un posto con wifi gratuito e colazione inclusa. Sono delle ottime scelte. Una buona colazione può davvero dare il tono alla giornata che ti aspetta. Assolutamente sì. Inoltre, essere connessi è essenziale per navigare e rimanere in contatto. Hai letto le recensioni online? Possono davvero aiutarti a scegliere il posto migliore. Sì, cerco sempre posti con valutazioni alte e feedback positivi da parte degli ospiti precedenti. Che intelligenza! È sempre meglio sapere cosa aspettarsi prima di arrivare. Esatto. Non vedo l'ora di condividere le mie esperienze una volta tornato dal viaggio. Lezione 23. Pianificare un viaggio. È importante fare ricerche in anticipo sulla destinazione e scegliere luoghi con buone recensioni. Assolutamente sì! In questo modo eviterai spiacevoli sorprese durante i tuoi viaggi. Inoltre, leggere le recensioni ti aiuta a trovare tesori nascosti che altrimenti non scopriresti. Sì, ed è anche un ottimo modo per scoprire le usanze e le attrazioni locali. Mi piace stilare una lista dei luoghi e delle attività imperdibili per assicurarmi di sfruttare al meglio il mio tempo. È un'idea fantastica. Pianificare in anticipo può davvero migliorare l'esperienza complessiva. E non dimenticare di controllare se ci sono eventi in programma durante la tua visita. Può essere divertente parteciparvi. Esatto. Immergersi nella cultura locale rende il viaggio ancora più memorabile. Sono emozionato solo a pensare a tutte le possibilità per la nostra prossima avventura. Lezione 24. Diritti delle donne. È stimolante vedere come le donne si siano organizzate per cercare di cambiare le leggi che le riguardano e il voto. Assolutamente. La loro determinazione e il loro coraggio hanno aperto la strada alle generazioni future. Sì, è importante riconoscere le lotte che hanno dovuto affrontare per raggiungere l'uguaglianza. Hanno combattuto instancabilmente, spesso affrontando una forte opposizione, ma nonostante ciò hanno perseverato. La loro eredità ci ricorda che l'attivismo è fondamentale per creare un cambiamento sociale. Certamente, oggi possiamo onorare i loro sforzi continuando a sostenere la parità dei diritti. Ogni voce conta e insieme possiamo promuovere il progresso nella nostra società. Dobbiamo assicurarci di informare gli altri su questa importante storia e sulla sua rilevanza oggi. Sono d'accordo. È fondamentale mantenere viva la conversazione e ispirare all'azione. Lezione 25. Raccolta di informazioni. Ho bisogno di maggiori informazioni sull'evento che avrà luogo la prossima settimana. A proposito,
sei già stato in quel locale? No, non l'ho fatto. Vorrei sapere cosa aspettarmi. È un posto fantastico. Ci sono sempre eventi interessanti. Che bello sentirlo. Ho sentito recensioni positive da amici. Sì, e l'atmosfera è solitamente vivace e accogliente. Non vedo l'ora di provarlo. Assicuratevi di arrivare presto, perché potrebbe essere piuttosto affollato. Grazie per il consiglio. Sicuramente mi recherò lì in anticipo. Lezione 26. Destini solitari. È sorprendente quanto poco il mondo riporti i destini solitari di coloro che lottano in silenzio. Sì, è vero, sono tante le persone che sopportano le loro difficoltà in silenzio, oscurate dalle tante altre preoccupazioni del mondo. È come se le loro storie si perdessero nel rumore della vita quotidiana, e raramente ricevessero l'attenzione che meritano. Esatto! Questo spesso porta a una mancanza di comprensione ed empatia per le loro situazioni. Dovremmo essere più consapevoli e attenti a queste narrazioni nascoste, dando loro voce. Assolutamente sì, ogni persona ha una storia che vale la pena raccontare e le sue esperienze sono altrettanto importanti. È importante creare spazi in cui queste storie possano essere condivise e riconosciute. Sì, facendo così possiamo promuovere un mondo più compassionevole e connesso. Insieme possiamo contribuire a far luce su queste storie dimenticate e ricordare agli altri che nessuno è veramente solo. Lezione 27. Rimanere informati. È fondamentale per noi fare la nostra parte per arginare la diffusione della disinformazione nel mondo odierno. È proprio vero, restare informati sugli eventi attuali ci consente di prendere decisioni migliori. Assolutamente sì, ed è nostra responsabilità votare saggiamente e sostenere i candidati che danno priorità alla verità e alla trasparenza. Sì, il voto è uno strumento molto potente, ci dà voce nel dare forma alla nostra comunità e al nostro futuro. Quando ci istruiamo, diamo potere non solo a noi stessi, ma anche a chi ci circonda. Certamente, e discutere di questi problemi con gli amici può aiutare a diffondere ulteriormente la consapevolezza. Impegniamoci a condividere informazioni affidabili e a incoraggiare gli altri a partecipare a conversazioni costruttive. Insieme possiamo creare una società più informata che valorizza la verità e l'integrità. Sono emozionato di vedere i cambiamenti positivi che possiamo apportare attraverso le nostre azioni e scelte. Lezione 28. Coinvolgere le menti. Dedicarsi ad attività che mettono davvero alla prova la mente può essere incredibilmente appagante. Assolutamente. È incredibile scoprire qualcosa di nuovo che spinge i propri limiti mentali. Adoro i puzzle e i rompicapo, stimolano il mio pensiero e mi mantengono sveglio. È un ottimo modo per mantenersi mentalmente attivi. Mi piace leggere libri stimolanti che mi facciano riflettere profondamente. Sì, la letteratura può aprire nuove prospettive e ispirare la creatività in modi inaspettati. È affascinante come la nostra mente possa crescere attraverso esperienze così impegnative. Condividere queste esperienze con altri può dare origine a discussioni e intuizioni arricchenti. Esatto! Insieme possiamo esplorare nuove idee e ampliare la nostra comprensione del mondo. Proviamo a organizzare un nuovo libro o un nuovo puzzle insieme, non vedo l'ora di vedere come cresceremo. Lezione 29. Produzione etica.
I prodotti realizzati eticamente stanno diventando sempre più importanti nel mercato dei consumatori odierno. Assolutamente. Le persone sono più consapevoli delle origini di ciò che acquistano e del suo impatto sul mondo. Un altro aspetto è la riduzione delle nostre emissioni di carbonio, fondamentale per un futuro sostenibile. Sì, scegliere prodotti con il minimo impatto ambientale è un passo nella giusta direzione. È incoraggiante vedere sempre più aziende impegnarsi in pratiche etiche e trasparenza. Certamente. Sostenere queste aziende incoraggia altri a seguire l'esempio e a migliorare le proprie pratiche. Possiamo anche educare noi stessi e gli altri sull'importanza del consumo etico. Esatto. Ogni acquisto può essere un voto per il tipo di mondo in cui vogliamo vivere. Facciamo uno sforzo consapevole per scegliere saggiamente e promuovere prodotti etici nella nostra comunità. Lezione 30. Confronta le note. Penso che prenderò anche quello, possiamo confrontarci più tardi. Sembra un'idea fantastica, soprattutto perché abbiamo prospettive diverse su questi argomenti. Esatto. Sarà interessante vedere se i nostri risultati saranno coerenti o divergenti. Inoltre, condividere i nostri appunti potrebbe aiutarci entrambi a comprendere meglio il materiale. Assolutamente sì, e studiare diventa più piacevole quando hai qualcuno con cui discuterne. Non vedo l'ora di immergermi in tutto questo insieme. Anch'io. È sempre più motivante imparare insieme a un amico. Fissiamo un appuntamento per incontrarci e discutere di tutto. Sembra un piano. Non vedo l'ora di vedere cosa hai scoperto. Lezione 31. Opzioni di abbigliamento. Io indosso una taglia media, avete qualche taglia in magazzino che potrei provare? Sì, abbiamo alcune opzioni disponibili in formato medio. Lascia che ti mostri alcuni degli stili che abbiamo. Sarebbe fantastico. Cerco qualcosa di comodo ma elegante da indossare tutti i giorni. Capisco perfettamente. La comodità è fondamentale, soprattutto quando indossi qualcosa tutto il giorno. Esatto. Preferisco tessuti morbidi e traspiranti, soprattutto quando fa caldo. Disponiamo di alcune opzioni in cotone che potrebbero fare al caso tuo. Sono molto popolari. Perfetto. Mi piacerebbe vederli, è sempre bello avere capi versatili nel mio guardaroba. Diamo un'occhiata insieme e troviamo la soluzione perfetta per te. Apprezzo il tuo aiuto, non vedo l'ora di trovare qualcosa che mi piacerà davvero indossare. Lezione 32. Arrivare insieme. Esatto, allora possiamo procedere insieme verso la sala arrivi dopo aver finito qui. Sì, sembra un buon piano. Sarà bello muoversi in aeroporto insieme. Esatto. Viaggiare può essere stressante, ma avere qualcuno con cui condividere l'esperienza lo rende più facile. La penso allo stesso modo. È confortante avere qualcuno al mio fianco nei luoghi affollati. Inoltre, potremo aiutarci a vicenda con i bagagli e con altri oggetti essenziali per il viaggio. Certo. E possiamo anche chiacchierare e intrattenerci a vicenda mentre aspettiamo. Assicuriamoci di avere tutto il necessario prima di dirigerci verso la sala arrivi. Ottima idea. Non vedo l'ora di vivere la nostra avventura insieme. Sarà divertente. Assolutamente. Non vedo l'ora di scoprire cosa ci aspetta a destinazione.
Lezione 33. Noleggiare un'auto. Penso che noleggiare un'auto sarebbe più comodo per noi durante il nostro viaggio. D'accordo. Ci darà la libertà di esplorare al nostro ritmo, senza dover dipendere dai mezzi pubblici. Esatto. Cercherò le opzioni di noleggio e vedrò quali offerte possiamo trovare per le date del nostro viaggio. Sembra un'idea geniale. Avere un'auto renderà molto più facile visitare tutte le attrazioni che vogliamo vedere. Sì, e possiamo fermarci dove vogliamo lungo il percorso, il che rende l'esperienza ancora più avventurosa. Giusto. Inoltre, sarà più comodo per noi viaggiare insieme in un veicolo a noleggio. Cercherò opzioni che offrano chilometraggio illimitato, questo ci darà più flessibilità. Ottima idea. Assicuriamoci di scegliere un veicolo adatto alle nostre esigenze per il viaggio. Non vedo l'ora di mettermi in viaggio e creare insieme ricordi indimenticabili. Lezione 34. Meccanica del water. Quando si tira lo sciacquone del water, l'acqua esce con un movimento scrosciante e affascinante. Sì, è interessante come i meccanici lavorino per ripulire tutto in modo efficiente. E accanto c'è della carta igienica appesa, così è facile mantenerla pulita. Esatto. È essenziale per l'igiene e averlo a portata di mano è davvero comodo. Apprezzo sempre il fatto che in un bagno tutto sia sistemato correttamente, fa la differenza. Sì, un bagno ben tenuto può davvero migliorare l'esperienza complessiva di qualsiasi spazio. È incredibile come qualcosa di così semplice possa avere un ruolo così importante nella nostra vita quotidiana. Assolutamente. Ricordiamoci di apprezzare queste piccole comodità che ci semplificano la vita. Insieme possiamo garantire che i nostri spazi rimangano puliti e funzionali. Lezione 35. Prezzi degli affitti. Hai controllato i prezzi degli affitti lì? Sì, ho navigato online, ma è un po' opprimente. Lo capisco. I prezzi possono variare molto da un posto all'altro. Esatto. Alcune zone sono sorprendentemente costose per quello che offrono. Hai trovato qualche opzione che ti sembra ragionevole? Un po', ma continuo a cercare l'offerta migliore. È una buona idea prendersi il tempo necessario e confrontare diverse inserzioni. Certo, voglio essere sicuro di trovare un posto che soddisfi le mie esigenze. Fammi sapere se hai bisogno di aiuto con la tua ricerca.